Tra 60 minuti capirai perché il tempo che stai vivendo adesso non esiste. Sembra una follia. È fisica vera, esperimenti pubblicati, equazioni inattaccabili. Ma per arrivarci dobbiamo riaprire un'indagine. Nel primo caso di questa serie ho dimostrato che la materia è un'illusione. Gli atomi del tuo corpo, della sedia, dello schermo che stai guardando sono fantasmi probabilistici. Esistono in uno stato definito solo quando li osserviamo. Se hai visto quel video, ottimo. Se non l'hai visto, non importa. Stanotte si ricomincia. Ma mentre chiudevamo quel caso, ci siamo accorti che la scatola del gatto di Schrödinger era vuota. Il delitto perfetto non si compie mai da soli. C'erano due complici nell'ombra che hanno permesso alla materia di ingannarci. Due giganti silenziosi che credevamo intoccabili, assoluti, immutabili. Lo spazio e il tempo. Stanotte riapriamo l'indagine e vi avverto, quello che scopriremo farà crollare il palcoscenico stesso su cui credete di recitare la vostra vita. Immaginate che il teatro in cui vi trovate non sia fatto di mattoni e legno, ma di nebbia che diventa solida solo dove cade il vostro sguardo. In questo secondo atto metteremo sotto processo la freccia del tempo e la struttura stessa della causalità. Scopriremo che il passato non è scolpito nella pietra. Preparatevi, perché dove stiamo per addentrarci, la realtà smette letteralmente di esistere per come la conoscete. Fin dall'alba della civiltà abbiamo considerato lo spazio come un contenitore vuoto e il tempo come un orologio inesorabile che batte i secondi dall'inizio alla fine dell'universo. È un'idea rassicurante. È come pensare all'universo come a un grande tavolo da biliardo. Lo spazio è il panno verde, il tempo è il cronometro del giocatore e le particelle sono le biglie. Ma le equazioni della meccanica quantistica ci raccontano una storia brutalmente diversa. Mettendo sotto la lente di ingrandimento questi tre indiziati, spazio, tempo e causalità, ci accorgiamo che le loro impronte digitali sulla scena del crimine quantistico sono piene di anomalie. Non sono entità separate, non sono il palcoscenico inerte della realtà. Sono attori attivi, mutevoli e incredibilmente ambigui. Iniziamo dal tempo e dalla causalità, la regola ferrea secondo cui la causa precede sempre l'effetto. Se lascio cadere un bicchiere, si rompe. Non può rompersi prima che io lo lasci cadere. Ma scendendo nell'abisso subatomico, questa regola fondamentale, il pilastro su cui si regge ogni nostra certezza, inizia a mostrare delle crepe spaventose. E tutto inizia con un ritorno sul luogo del delitto. Per scardinare il tempo, dobbiamo tornare all'esperimento che ha fatto impazzire i fisici del secolo scorso. La doppia fenditura. Ricordate? Se spariamo un singolo elettrone verso una barriera con due fessure e non lo osserviamo, lui si comporta come un'onda di probabilità, attraversandole entrambe contemporaneamente, creando un pattern di interferenza sullo schermo. È come una moneta che gira in aria. Non è né testa né croce, ma entrambe le possibilità sovrapposte in una danza matematica. Ma nel momento esatto in cui posizioniamo un rilevatore per spiare quale fessura attraversa, la funzione d'onda collassa. L'elettrone sceglie una via e si comporta come un proiettile solido. L'atto stesso di misurare forza la particella a prendere una decisione. Fin qui è il mistero che abbiamo già esplorato. Ma cosa succede se proviamo a imbrogliare la natura? Cosa succede se lasciamo che l'elettrone attraversi le fessure indisturbato nel suo stato fantasma di onda e decidiamo di accendere il nostro rilevatore solo una frazione di secondo dopo che ha già superato la barriera? È qui che la fisica smette di essere intuitiva e diventa profondamente disturbante. Questo diabolico trucco fu concepito nel 1978 dal fisico John Archibald Wheeler. Lo chiamò esperimento a scelta ritardata. Wheeler si pose una domanda apparentemente innocua. L'elettrone deve pur decidere se comportarsi da onda o da particella nel momento in cui attraversa le fenditure, giusto?
Se è un'onda, passa da entrambe. Se è una particella, passa da una sola. Quindi, suggerì Wheeler, lasciamo che la particella attraversi la barriera. Mentre è in volo, nel tratto finale verso lo schermo di fondo, decidiamo casualmente se misurare il suo percorso oppure no. Immaginate di lanciare una palla da biliardo verso un bivio, bendati. Solo dopo che la palla ha superato il bivio, vi togliete la benda per vedere da quale parte è andata. Logicamente, la palla ha già preso la sua decisione al bivio, nel passato. La vostra osservazione presente dovrebbe solo rivelare una scelta già avvenuta. Wheeler propose di applicare questa logica ferrea al regno quantistico. Se accendiamo il rilevatore all'ultimo istante, l'elettrone, avendo già attraversato le fessure come onda, dovrebbe essere catturato in fallo, giusto? La risposta della natura all'esperimento mentale di Wheeler è un pugno allo stomaco del nostro buonsenso. Quando eseguiamo la misurazione ritardata, scopriamo qualcosa di inconcepibile. Se decidiamo di osservare il percorso della particella dopo che ha superato le fenditure, dobbiamo rimuovere lo schermo per farla arrivare a dei rivelatori, telescopi, che ci dicono da quale fessura è. Se decidiamo di non osservarla, colpisce lo schermo creando il pattern di interferenza, come se fosse passata da entrambe le fessure come un'onda. Ma aspettate, la scelta di osservare è stata presa dopo che l'elettrone ha attraversato la barriera. Come può il comportamento della particella dipendere da una scelta non ancora fatta? La risposta della maggior parte dei fisici è netta. Non c'è retrocausalità. Non è il presente che torna indietro per cambiare il passato. È che la particella, finché non interagisce con un rivelatore, non ha mai avuto un percorso definito da poter modificare. Non c'è un proiettile che cambia traiettoria. C'è un'onda di possibilità che si concretizza solo al momento della misura. Il colpo allo stomaco è proprio questo. Il passato della particella, prima della misura, semplicemente non era un fatto. Potreste pensare che questa sia solo un'astrazione matematica, una speculazione filosofica da salotto. Non lo è. Questo è un fatto misurabile. Nel 2007, un team di fisici guidato da Vincent Jacques ha realizzato l'esperimento di Wheeler in laboratorio, usando fotoni singoli e specchi semiriflettenti distanti decine di metri. Grazie a interruttori ottici ultraveloci, hanno effettuato la scelta di misurare il percorso del fotone molto dopo che questo aveva già attraversato il primo specchio divisore. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, sono stati inequivocabili. La scelta ritardata dell'osservatore determina il risultato finale della misurazione, ma non altera retroattivamente il passato del fotone. È essenziale separare la misurazione dall'interpretazione. Il fatto fisico incontestabile è che il comportamento della luce dipende da una misurazione futura. La matematica quantistica descrive questo fenomeno con una precisione spietata. Immaginate di leggere un libro giallo e, arrivati all'ultima pagina, la vostra decisione di leggere la parola fine riordina magicamente le lettere del primo capitolo, cambiando l'identità dell'assassino. La fisica quantistica ci urla in faccia che il passato non è un archivio sigillato e immutabile. Se l'osservazione presente può definire la realtà passata, allora la causalità, la linea retta che unisce il prima al dopo, è un'illusione ottica creata dalla nostra percezione. Non stiamo guardando una freccia che vola verso il bersaglio, ma un ecosistema di probabilità in cui futuro e passato si scambiano informazioni. È come il serpente Ouroboros che si morde la coda. La causa genera l'effetto, ma l'osservazione dell'effetto plasma la natura stessa della causa originale. Mentre l'evoluzione unitaria descritta dalle equazioni di base funziona sia in avanti che all'indietro nel tempo, il collasso della funzione d'onda, la misurazione, è un processo irreversibile che congela una storia coerente tra le tante possibili.
Questa non è filosofia New Age, è l'impalcatura matematica dell'universo. La simmetria temporale suggerisce che l'atto di registrare un'informazione oggi è ciò che concretizza la storia che ha portato a quell'informazione. La realtà quantistica non è una sequenza di fotogrammi su una pellicola già impressa, ma una rete dinamica in cui ogni nodo è connesso, indipendentemente dalla sua posizione sull'asse del tempo. Di fronte a questa rivelazione, l'alibi del tempo assoluto crolla miseramente. Se il presente può letteralmente riscrivere il passato subatomico, allora la freccia del tempo, quella sensazione inesorabile di scorrimento verso il futuro che sentiamo ogni giorno, non può essere una legge fondamentale dell'universo. Deve essere un trucco, un miraggio termodinamico su vasta scala. Immaginate il tempo non come un fiume in piena che ci trascina, ma come un blocco di ghiaccio solido in cui ogni istante, passato, presente e futuro, esiste simultaneamente e noi ci limitiamo a illuminarne una fetta alla volta con la torcia della nostra coscienza. Ma se il tempo a livello quantistico è così malleabile, così fluido, cosa succede quando cerchiamo il tempo nelle equazioni più profonde che governano il cosmo intero? Cosa succede quando cerchiamo di unire la meccanica quantistica con la gravità? Ve lo mostro subito. Nelle formule che cercano di decifrare l'anima dell'universo, la lettera T che indica il tempo semplicemente scompare. Siamo negli anni 60. I fisici si trovano di fronte al problema più titanico della storia della scienza. Da una parte abbiamo la relatività generale di Albert Einstein, che descrive la gravità, le galassie e il tessuto dello spazio come una superficie liscia e continua. Dall'altra parte c'è la meccanica quantistica, il regno dell'infinitamente piccolo, dominato da salti, probabilità e caos. Immaginate di avere due sistemi operativi perfetti, ma completamente incompatibili, che cercano di far funzionare lo stesso computer nello stesso istante. Se proviamo a fonderli per capire cosa succede nel cuore di un buco nero o nel momento esatto del Big Bang, la matematica letteralmente impazzisce e restituisce risultati impossibili. Per decenni, le menti più brillanti del pianeta hanno cercato un'equazione in grado di unificare questi due mondi, una formula della gravità quantistica che potesse spiegare l'intero cosmo con un'unica, elegante riga di codice. Ma quando finalmente i fisici John Wheeler e Bryce DeWitt sono riusciti a scrivere una prima bozza di questa equazione fondamentale, si sono accorti di un dettaglio agghiacciante. Un dettaglio che ha terrorizzato la comunità scientifica e che stiamo per guardare dritto negli occhi. Vi mostro cosa è successo. Guardate questi simboli che fluttuano davanti a noi. Questa è l'equazione di Wheeler-DeWitt, pubblicata nel 1967. È un capolavoro matematico che cerca di descrivere lo stato quantistico dell'intero universo. Ma osservatela bene, manca qualcosa di fondamentale. In tutte le equazioni della fisica classica, da Newton fino a Einstein, c'è sempre una variabile precisa, la lettera T, che sta per tempo. Serve a calcolare come le cose cambiano. Eppure, in questa equazione definitiva, la T è stata letteralmente cancellata. Non esiste. Il risultato matematico ci dice che, al livello più profondo e fondamentale della realtà, l'universo non cambia, non evolve. È un po' come se leggessimo il manuale di istruzioni per costruire la realtà e scoprissimo che le pagine dedicate allo scorrere dei minuti sono completamente bianche. Da un punto di vista strettamente matematico, questo è un fatto inequivocabile. Quando uniamo la gravità al mondo quantistico, il tempo evapora. E questo ci pone davanti a una conclusione che sfida ogni nostro istinto. Se l'equazione che governa l'intero cosmo non contiene il tempo, allora il tempo, così come lo percepiamo, deve essere un'illusione. Se eliminiamo la variabile temporale dalle fondamenta della realtà, l'universo cambia forma davanti ai nostri occhi. Non è più un palcoscenico dinamico, dove le cose accadono in sequenza.
diventa quello che i fisici chiamano l'universo a blocco. Avviciniamo la camera a questa vasta rete di galassie immobili. In questa visione, il passato, il presente e il futuro non sono momenti che nascono e muoiono. Esistono tutti contemporaneamente, congelati in un'unica struttura geometrica a 4 dimensioni. Immaginate una pellicola cinematografica srotolata sul tavolo. Tutti i fotogrammi del film sono già lì, stampati e definitivi. Il personaggio nel fotogramma centrale pensa di vivere il momento presente, ma il fotogramma iniziale e quello finale sono altrettanto reali e coesistono con lui. Noi siamo come la luce del proiettore che illumina un singolo fotogramma alla volta, creando l'illusione del movimento. Dal punto di vista della fisica fondamentale, il tuo primo giorno di scuola e la fine del sistema solare sono eventi ugualmente presenti nel blocco cosmico. Ma se l'universo è un blocco di ghiaccio immutabile, da dove nasce la nostra inesorabile sensazione che i secondi scorrano? Per risolvere questo enigma, dobbiamo ascoltare una delle menti più brillanti della fisica teorica contemporanea, Carlo Rovelli. La sua tesi è tanto semplice quanto devastante. Il tempo non è un ingrediente di base dell'universo, è un fenomeno emergente. Per capirci, pensate alla temperatura. Se io prendo un singolo atomo, non ha senso chiedersi se quell'atomo sia caldo o freddo. Il concetto di calore non esiste per una particella solitaria. Il calore emerge solo quando metto insieme miliardi di atomi e misuro la loro agitazione collettiva. La temperatura è un effetto statistico, un'illusione utile per descrivere il caos. Secondo Rovelli, il tempo funziona esattamente allo stesso modo. A livello quantistico, tra i singoli mattoni dello spazio, non c'è nessun orologio che fa tic-tac. Non c'è un prima e non c'è un dopo. Ci sono solo relazioni probabilistiche. Eppure, quando questi miliardi di interazioni quantistiche si aggregano per formare la materia macroscopica che possiamo toccare, emerge un comportamento collettivo. Quello che noi chiamiamo tempo non è altro che la nostra percezione statistica di questo oceano di relazioni quantistiche. Il tempo è il calore dell'universo. Questo ci porta a un concetto filosoficamente vertiginoso, ma radicato nella termodinamica. Noi vediamo il tempo scorrere solo perché siamo miopi. È quella che viene definita la sfocatura macroscopica. Immaginate di guardare un enorme quadro impressionista da molto vicino. Vedete solo singole pennellate di colore, isolate, caotiche, senza una forma precisa. Questa è la realtà quantistica senza tempo. Ora fate 10 passi indietro. Le pennellate si fondono, i contorni si sfocano e improvvisamente vedete il volto di una donna. Il volto non esiste nei singoli tratti di pennello, esiste solo nella vostra visione sfocata. Noi interagiamo con il mondo perdendo un'infinità di informazioni microscopiche. Non possiamo calcolare la posizione di ogni singolo atomo nell'aria che respiriamo, quindi ne percepiamo solo la media, la pressione. Questa ignoranza fondamentale, questa perdita di dettagli, è ciò che crea la direzione del tempo. Se avessimo occhi capaci di vedere lo stato quantistico esatto di ogni singola particella del cosmo, la magia svanirebbe. L'orologio si fermerebbe. Vedremo solo un eterno, statico presente. Ma se il tempo è solo un nostro difetto di vista, perché va sempre in una sola direzione? C'è un'unica legge in tutta la fisica che distingue il passato dal futuro. È il secondo principio della termodinamica. Questa legge spietata stabilisce che l'entropia, ovvero il grado di disordine di un sistema chiuso, può solo aumentare nel tempo. Se lascio cadere un bicchiere di cristallo a terra, questo va in 1000 pezzi. L'entropia è aumentata. Nessuna legge della fisica vieta matematicamente ai frammenti di rimbalzare e ricomporsi in un bicchiere perfetto. Eppure non succede mai, perché ci sono miliardi di modi per essere rotti e uno solo per essere interi. È come avere un mazzo di carte ordinato per seme. Se lo mescolate, diventerà caotico. Se continuate a mescolare,
non tornerà mai ordinato per puro caso, perché gli stati disordinati sono infinitamente più probabili. L'universo ha iniziato la sua vita in uno stato di bassissima entropia, come un mazzo di carte nuovo, e da miliardi di anni si sta mescolando. Questa transizione inesorabile dall'ordine al caos è l'unica vera freccia che abbiamo. È l'entropia che disegna le rughe sui nostri volti e che fa raffreddare il caffè. Questa freccia termodinamica è l'impalcatura stessa della nostra memoria. Noi ricordiamo il passato, ma non ricordiamo il futuro esclusivamente perché il passato aveva un'entropia più bassa. Registrare un'informazione, che sia su un disco rigido o nelle sinapsi del nostro cervello, richiede di dissipare energia e creare calore, aumentando il disordine globale dell'universo. Ogni vostro ricordo è una cicatrice termodinamica. Per questo percepiamo un flusso. Immaginate di essere su una zattera al centro di un fiume impetuoso. L'acqua scorre verso il mare perché sta scendendo di quota, seguendo la gravità verso uno stato di minore potenziale. Noi fluttuiamo sul fiume dell'entropia cosmica. La nostra coscienza, la nostra percezione di essere vivi è letteralmente alimentata da questo degrado dell'informazione. Da un punto di vista strettamente scientifico, noi siamo macchine che consumano ordine per produrre caos. Ed è proprio in questo processo di digestione cosmica che nasce l'illusione del tempo che passa. Il tempo è il sottoprodotto della realtà che si sta lentamente consumando. Siamo arrivati alla fine di questo secondo interrogatorio. Abbiamo preso il tempo, il grande tiranno della nostra esistenza, e lo abbiamo smontato. Nelle equazioni fondamentali della gravità quantistica non c'è traccia di lui. È un fantasma statistico, un'ombra proiettata dal disordine, un miraggio termodinamico nato dalla nostra incapacità di guardare la realtà con precisione microscopica. Il tempo è ufficialmente morto, derubricato a semplice effetto collaterale. Questo è un fatto che sconvolge le fondamenta della nostra intuizione. Ma se togliamo il tempo dall'equazione, cosa ci resta? Rimane lo spazio, il grande contenitore vuoto in cui fluttuano le galassie, giusto? Una gigantesca scatola tridimensionale che ci ospita. Purtroppo per noi, il caso è tutt'altro che chiuso. Se il tempo si è rivelato una bugia, preparatevi, perché il terzo complice è molto più insidioso. Nel prossimo atto vi dimostrerò che il contenitore stesso dell'universo, la scatola spaziale, è un'allucinazione generata dall'entanglement. Lo spazio non esiste. Noi umani abbiamo un'intuizione ostinata. Anche se ti ho appena dimostrato che il tempo è un'illusione termodinamica, la tua mente sta cercando disperatamente un appiglio. E quell'appiglio è lo spazio. Pensi allo spazio come a un gigantesco palcoscenico teatrale. Anche se togliamo gli attori, ovvero la materia, e spegniamo le luci, ovvero l'energia, sei convinto che il palcoscenico di legno nero rimanga lì, fermo, vuoto e assoluto. Una gigantesca scatola tridimensionale che contiene l'universo. È un'idea rassicurante, vero? L'idea che esista un dove oggettivo. Ma come detective della realtà, devo chiederti di abbandonare anche questa certezza. Avviciniamo la camera a questo vuoto assoluto. Quello che la fisica moderna ci sta sussurrando non è che lo spazio è vuoto, è che lo spazio semplicemente non c'è. Per capire come sia possibile, dobbiamo osservare il crimine perfetto della meccanica quantistica, l'entanglement. Immagina di avere due dadi telepatici. Ne lanci uno qui sulla Terra e l'altro su Marte. Se qui esce 6, anche su Marte esce 6, istantaneamente. Nessun segnale radio, nessuna connessione visibile, zero ritardo. Questo è l'entanglement quantistico, un legame invisibile che unisce due particelle indipendentemente da quanto siano lontane. Per decenni, questo fenomeno ha terrorizzato i fisici. Albert Einstein lo chiamava, con disprezzo, fantasmagorica azione a distanza. Il problema non era solo l'istantaneità, ma il fatto che violava brutalmente l'idea stessa di spazio.
Se lo spazio è una distanza reale da percorrere, come fa un'informazione a saltare da un punto all'altro ignorando i chilometri che la separano? Fino a poco tempo fa ci limitavamo ad accettarlo come una bizzarria matematica. Due sfere che danzano all'unisono ai capi opposti del cosmo. Ma la domanda cruciale ci stava sfuggendo. Non dovevamo chiederci come fa l'entanglement a ignorare lo spazio. Dovevamo chiederci se lo spazio esistesse davvero prima dell'entanglement. Nel 2013, due giganti della fisica teorica, Juan Maldacena e Leonard Susskind, pubblicano un'equazione che sembra un'eresia. ER uguale EPR. Non spaventarti per le sigle. ER sta per i ponti di Einstein-Rosen, quelli che la fantascienza chiama wormhole, tunnel nello spazio-tempo. EPR sta per Einstein-Podolsky-Rosen, i cognomi dei tre fisici che descrissero il paradosso alla base del fenomeno. La loro congettura unisce queste due idee in modo letterale. Ti mostro cosa significa. Immagina due porte situate in due città diverse. Entri in una e sbuchi istantaneamente dall'altra, perché dietro c'è un corridoio segreto che piega la mappa del mondo. Maldacena e Susskind ci dicono che due particelle entangled non stanno comunicando magicamente attraverso lo spazio vuoto. Sono fisicamente collegate da un microscopico wormhole. L'entanglement è la geometria stessa che si piega. Un tunnel invisibile che buca la tela della realtà. È una rivelazione sconvolgente. La meccanica quantistica e la gravità stanno parlando la stessa lingua. E questo ci porta alla conseguenza più estrema di tutte. Se ogni connessione quantistica è un microscopico ponte spaziale, cosa succede se ne mettiamo insieme trilioni di trilioni? Immagina di lavorare a maglia. Un singolo filo di lana non ha la forma di un maglione, ma quando intrecci milioni di nodi emerge una superficie solida, un indumento che puoi indossare. I lavori recenti di fisici come Mark van Ramsdonk suggeriscono esattamente questo. Lo spazio non è il contenitore preesistente dell'universo, è il maglione. E i fili di lana sono l'entanglement quantistico. Osserviamo questa rete prendere forma davanti ai nostri occhi. Fili di luce che si intrecciano nel buio assoluto. Non stanno riempiendo lo spazio, stanno creando lo spazio. Se potessimo in qualche modo spegnere l'entanglement, tagliare questi fili invisibili, lo spazio tridimensionale si sfalderebbe, svanendo nel nulla come un ologramma a cui stacchi la spina. Lo spazio è solo l'effetto collaterale di particelle che si parlano. Dobbiamo riscrivere il nostro dizionario. La parola vicino non significa più a pochi centimetri di distanza. Pensa a un social network. Due persone possono vivere nella stessa città ma non conoscersi affatto. Sono spazialmente vicine, ma sulla rete sono lontanissime. Al contrario, puoi essere profondamente connesso con un amico dall'altra parte del pianeta. Nell'universo fondamentale, l'unica cosa che conta è la rete dei contatti. Due punti della realtà sono vicini, solo perché le particelle in quelle regioni sono fortemente correlate, fortemente entangled. Se l'entanglement diminuisce, i punti si allontanano. La geometria del cosmo, le curve, le distanze, i chilometri, non sono altro che una mappa termica dell'informazione quantistica. Quello che i tuoi occhi percepiscono come un vasto vuoto in cui muoverti è in realtà un fitto database di relazioni. Stiamo camminando dentro un codice matematico, convinti che sia asfalto. Se lo spazio è fatto di relazioni, quanta informazione serve per costruire una porzione di universo? Per rispondere, i fisici Gerard T. Hooft e Leonard Susskind hanno guardato agli oggetti più estremi del cosmo, i buchi neri. Hanno scoperto un fatto matematico ineludibile, basato sui calcoli dell'entropia di Bekenstein e Hawking. L'informazione contenuta in un buco nero non dipende dal suo volume, ma solo dall'area della sua superficie, l'orizzonte degli eventi. È come se potessi descrivere tutto ciò che accade all'interno di una gigantesca stanza tridimensionale. Semplicemente
dipingendo un codice a barre bidimensionale sui suoi muri. Niente di ciò che è dentro la stanza possiede più dettagli di quanti ne siano scritti sulla tappezzeria. Questo è il principio olografico. E la cosa sconvolgente è che non vale solo per i buchi neri, vale per qualsiasi volume di spazio, compresa la stanza in cui ti trovi in questo momento. Nel 1997 Juan Maldacena ha proposto una congettura matematica rivoluzionaria, chiamata corrispondenza ad S-CFT. Fai un respiro profondo, perché questa è una delle ipotesi più solide e studiate della fisica teorica, sebbene la sua applicazione al nostro universo sia ancora oggetto di dibattito. Maldacena ha ipotizzato che un universo con un certo numero di dimensioni e gravità possa essere matematicamente equivalente a una teoria quantistica con una dimensione in meno e senza gravità, posta sul confine di quel volume. È come avere un videogioco in 3 dimensioni che gira perfettamente. Ma quando guardi il codice sorgente, ti accorgi che è scritto su un foglio completamente piatto. I calcoli funzionano in entrambi i modi. La gravità che ti tiene incollato alla sedia potrebbe essere un'illusione matematica generata da interazioni piatte e lontanissime. Attenzione però, voglio essere chirurgico. Questo non significa letteralmente che siamo ologrammi fatti di luce come nei film di fantascienza. Significa che la terza dimensione non è necessaria per descrivere la realtà. E qui arriviamo al confine tra il fatto misurato e il brivido filosofico. Se la matematica ci dice che la terza dimensione è ridondante e se lo spazio è solo una rete di entanglement, chi ci dice che il nostro mondo a 3 dimensioni sia quello reale? Millenni fa, Platone immaginò degli uomini incatenati in una caverna, convinti che le ombre piatte proiettate sul muro fossero l'unica realtà esistente. Oggi, la fisica quantistica ribalta quell'incubo. Noi esseri tridimensionali, con la nostra presunzione di muoverci in uno spazio profondo, potremmo essere noi l'ombra proiettata, il riflesso emergente di un confine bidimensionale immensamente lontano, dove avviene la vera fisica. Dal punto di vista scientifico, il contenitore tridimensionale in cui credi di vivere è crollato. Lo spazio non è un palcoscenico, è una proiezione. Ma se il palcoscenico non esiste, su cosa stiamo proiettando questa illusione? Chi o cosa sta guardando l'ombra? Per rispondere all'ultima domanda che ci siamo posti, dobbiamo spingerci nel luogo più estremo e inospitale del cosmo. L'orizzonte degli eventi di un buco nero. Ti mostro cosa succede quando la materia solida incontra l'abisso definitivo. Immagina un buco nero come un gigantesco aspirapolvere spaziale senza interruttore di spegnimento, una trappola gravitazionale da cui nemmeno un raggio di luce può fuggire. Ma non è la distruzione della materia a preoccuparci stanotte, è l'informazione. Pensa a un libro. Non importa se è stampato su carta, inciso su pietra o salvato su un disco rigido. Ciò che conta è la disposizione precisa delle sue lettere, il suo significato intrinseco, ovvero l'informazione. Se bruci un libro nel tuo camino, l'informazione tecnicamente non è persa. Con un computer infinitamente potente, potresti tracciare ogni singola molecola di cenere e ogni fotone di luce emesso dal fuoco, per ricostruire esattamente le parole di quel libro. È una legge ferrea della fisica quantistica. L'informazione non può mai essere distrutta. Ma cosa succede se lanciamo questo libro denso di dati oltre l'orizzonte degli eventi? Fino agli anni 70, i fisici credevano che l'informazione rimanesse semplicemente chiusa a chiave, intatta ma irraggiungibile, per sempre nel buio. Poi arrivò Stephen Hawking. Nel 1974, Hawking unì per la prima volta la relatività generale, che descrive la gravità, con la meccanica quantistica, che regola il mondo microscopico, e scoprì qualcosa di assolutamente sconvolgente. Avviciniamo la camera al bordo estremo del buco nero, proprio sul filo del rasoio.
Nel vuoto quantistico, coppie di particelle virtuali nascono e si annichiliscono a vicenda in frazioni di secondo. Ma esattamente sull'orizzonte degli eventi, l'immensa forza gravitazionale le separa prima che possano distruggersi. Una particella cade dentro l'abisso, mentre l'altra sfugge via verso lo spazio aperto. Questa è la famosa radiazione di Hawking. Il buco nero sta letteralmente sudando energia. Immagina una pozzanghera d'acqua sotto il sole cocente di agosto. Goccia dopo goccia, evapora lentamente fino a sparire del tutto. I buchi neri fanno esattamente la stessa cosa. Nel corso di un tempo inimmaginabile, circa da bada 10 bei 67 anni per un buco nero di massa solare, emettono questa radiazione e perdono massa. Non sono prigioni eterne e silenziose. Hanno una data di scadenza. Ma questa geniale scoperta aprì una voragine spaventosa nelle fondamenta stesse della scienza. Osserviamo il processo da vicino, accelerando il tempo di svariati miliardi di anni. La gigantesca sfera nera inizia a contrarsi. Più diventa piccola, più diventa calda e instabile, rilasciando una densa nebbia bianca e disordinata di particelle. Fino a quando, in un flash violento e accecante, il buco nero svanisce completamente dall'universo. Non rimane nulla, solo spazio vuoto. Ma aspetta un momento. Ricordi il nostro libro di cristallo pieno di informazioni che avevamo lanciato dentro poco fa? Se il buco nero è evaporato ed è scomparso per sempre, dove sono finite le informazioni di quel libro? Secondo i calcoli originali di Hawking, la radiazione che esce è completamente casuale, termica, priva di qualsiasi traccia di ciò che è caduto dentro. È come se prendessi un disco rigido pieno dei tuoi ricordi più preziosi e non solo lo distruggessi fisicamente con un martello, ma cancellassi per sempre le regole stesse dell'universo che permettono a quei ricordi di esistere. Hawking aveva appena lanciato una bomba atomica matematica sulla fisica teorica. Questo scenario catastrofico è noto come il paradosso dell'informazione del buco nero e ti assicuro che non è un semplice dettaglio accademico su cui i fisici discutono per noia. È una questione di vita o di morte per la realtà stessa. Se l'informazione viene veramente distrutta, allora le equazioni fondamentali della meccanica quantistica crollano miseramente. Il principio di unitarietà, la regola base che ci permette di prevedere il futuro o ricostruire il passato a partire dal presente, andrebbe in frantumi. Immagina se la tua banca perdesse improvvisamente non solo i tuoi soldi, ma l'intero registro storico di ogni transazione mai effettuata, rendendo impossibile sapere chi possiede cosa e quando. L'universo intero perderebbe il suo registro contabile. Passato e futuro non avrebbero più alcuna connessione logica. Per quasi 30 anni i fisici si sono spaccati in due fazioni in guerra aperta. Da una parte Hawking, convinto che i buchi neri fossero i trituratori definitivi dell'universo. Dall'altra, fisici come Leonard Susskind e Gerard T. Hooft, che si rifiutarono categoricamente di accettare la morte della causalità. Leonard Susskind decise di salvare la meccanica quantistica a ogni costo. E per farlo dovette ripensare radicalmente a cosa fosse realmente un buco nero. Guarda cosa succede ora, quando il nostro libro di cristallo si avvicina al confine estremo. Dal punto di vista di un osservatore lontano, il libro non attraversa mai l'orizzonte degli eventi. A causa della distorsione temporale estrema imposta dalla relatività, il libro sembra rallentare ancora, fino a fermarsi completamente. E poi succede l'impensabile. Invece di sprofondare nel buio, l'informazione contenuta nel libro si spalma, si deforma e si codifica su uno strato sottilissimo, letteralmente bidimensionale, sulla superficie esterna della sfera. È come un moscerino che si schianta sul parabrezza di un'auto in corsa a 300 km all'ora. L'insetto tridimensionale perde il suo volume e diventa un'impronta piatta, spalmata sul vetro. Susskind dimostrò matematicamente
che l'informazione di tutto ciò che cade in un buco nero non sprofonda mai davvero all'interno, ma viene registrata sotto forma di minuscoli pixel sull'orizzonte degli eventi. Questa audace intuizione poggiava su un fatto straordinario, scoperto dal fisico Jacob Bekenstein pochi anni prima. Bekenstein aveva calcolato l'entropia, ovvero la quantità totale di informazione nascosta di un buco nero, e trovò una formula che scioccò il mondo scientifico. La capacità di memoria di un buco nero non dipende affatto dal suo volume, ma esclusivamente dalla sua area superficiale. Pensa a una biblioteca immensa. Normalmente, più grande è l'edificio, più libri puoi metterci dentro, riempiendo tutto lo spazio tridimensionale interno. Ma un buco nero funziona in modo alieno. È come se potessi incollare i libri solo sulle pareti esterne dell'edificio, mentre l'interno è del tutto irrilevante. Ti mostro questi due contenitori quantistici. Uno si riempie di particelle come un bicchiere d'acqua, seguendo la regola del volume. L'altro immagazzina dati solo accendendo i pixel sulla sua buccia esterna. Questo è un fatto matematico inequivocabile, non una speculazione, ma risolveva solo metà del problema. L'informazione è sulla superficie, d'accordo, ma quando il buco nero evapora, come fa questa informazione a tornare indietro nell'universo? La risposta definitiva è arrivata solo di recente, grazie a concetti avanzatissimi come le isole quantistiche e la famosa curva di Page. All'inizio del lunghissimo processo di evaporazione, la radiazione di Hawking sembra effettivamente casuale e caotica, proprio come pensava Stephen. Ma man mano che il buco nero si restringe e perde esattamente metà della sua massa, accade una magia quantistica. Le particelle che escono iniziano ad essere fortemente intrecciate, in uno stato di entanglement profondo con quelle uscite in precedenza. Immagina di intercettare un messaggio militare criptato. Se leggi solo le prime lettere, sembra puro rumore incomprensibile. Ma quando ricevi l'intero messaggio e applichi la chiave di decrittazione corretta, il rumore si allinea perfettamente, svelando il testo originale. Posizioniamo una lente speciale davanti alla nebbia caotica emessa dal buco nero morente. Guarda attentamente. I pixel dispersi e apparentemente morti improvvisamente si riallineano, si legano tra loro tramite fili di luce e formano di nuovo il nostro libro di cristallo. L'informazione è salva. Hawking ha ammesso pubblicamente la sconfitta nel 2004. La realtà ha conservato il suo registro. Questo trionfo matematico ci porta a una conclusione monumentale. Dal punto di vista strettamente fisico, abbiamo appena dimostrato che la materia può essere schiacciata nell'oblio di una singolarità, lo spazio può essere curvato fino a spezzarsi e il tempo stesso può fermarsi del tutto. Ma l'informazione sopravvive a tutto questo. Ti mostro un flusso di puro codice binario che attraversa indenne l'esplosione di una supernova. È come il software di un videogioco che continua ad esistere, matematicamente intatto, anche se distruggi fisicamente il computer su cui stava girando. E l'informazione è l'unica moneta di scambio indistruttibile dell'intero universo. E qui dobbiamo fermarci, esattamente sul confine tra la fisica misurabile e la filosofia. Se l'informazione non muore mai, se la struttura fondamentale della realtà assomiglia più a un codice matematico che a un ammasso di sassi spaziali, sorge un problema logico devastante. Un'informazione, per definizione, richiede qualcosa in grado di leggerla. Se il libro di cristallo sopravvive alla fine del tempo, chi o cosa lo sta interpretando? Fino a questo momento della nostra indagine, abbiamo trattato te, l'osservatore, come un fantasma seduto in platea. Un'entità esterna che guarda il palcoscenico dell'universo crollare senza esserne toccata. Ma c'è un difetto fatale in questa visione. Tu non sei fuori dall'equazione. Sei fatto esattamente della stessa materia probabilistica, degli stessi atomi e delle stesse particelle
che stiamo mettendo sotto processo. È un po' come cercare di misurare la temperatura di un forno usando un termometro fatto di ghiaccio. Lo strumento stesso si scioglie e altera la misurazione. L'osservatore è la variabile più pericolosa e sfuggente di tutta la fisica quantistica. Se le particelle esistono solo quando vengono osservate, cosa succede quando un osservatore guarda un altro osservatore? Per decenni abbiamo ignorato questo cortocircuito logico, sperando che non avrebbe distrutto l'edificio della scienza. Ma la fisica non fa sconti. Stanotte ti porto al centro esatto del paradosso che ha ucciso per sempre l'idea di una verità oggettiva. Nel 1961, il premio Nobel Eugene Wigner propose un esperimento mentale che oggi chiamiamo l'amico di Wigner. Immagina una matriosca russa, una scatola dentro l'altra. Dentro la scatola più piccola c'è un laboratorio chiuso a chiave. All'interno, un ricercatore, l'amico di Wigner, sta misurando una particella in sovrapposizione quantistica, come una moneta che gira velocemente a mezz'aria. Quando l'amico guarda la particella, la moneta cade. Ottiene un risultato definitivo, ad esempio testa. Per lui il fatto è accaduto. La realtà si è cristallizzata. Ma fuori dal laboratorio c'è Wigner stesso, che non sa quale sia il risultato. Per le leggi inviolabili della meccanica quantistica, finché Wigner non apre la porta, l'intero laboratorio, compreso il suo amico, il suo cervello e i suoi ricordi, si trova in una gigantesca sovrapposizione di stati. L'amico ha visto testa e ha visto croce contemporaneamente. Un paradosso colossale. Come può un essere umano cosciente essere in due stati sovrapposti? Fermiamoci un istante, perché questo è il punto di rottura logico. Abbiamo due prospettive inconciliabili. Per l'amico chiuso dentro, l'evento è un fatto compiuto. Ha misurato la particella, ha scritto il risultato sul taccuino, è sicuro della sua realtà. Ma per Wigner, che si trova all'esterno, la realtà dell'amico è ancora fluida, indecisa. Una nuvola di probabilità in cui tutti gli esiti coesistono. Pensa a due arbitri in una partita di tennis. Uno urla che la palla è dentro, l'altro giura che è fuori, ma le telecamere dimostrano che hanno letteralmente ragione entrambi. La meccanica quantistica non dice che uno dei due si sbaglia. Le equazioni matematiche confermano che la descrizione dell'amico e la descrizione di Wigner sono entrambe perfettamente valide e corrette. Questo ha tormentato i fisici per mezzo secolo. Potevamo derubricarlo a un bizzarro gioco mentale filosofico, un puzzle senza conseguenze pratiche, finché qualcuno ha deciso di portare questo esperimento fuori dalla lavagna. Nel 2018, i fisici Daniela Frauchiger e Renato Renner hanno pubblicato un teorema che ha scosso le fondamenta della fisica moderna. Hanno preso l'esperimento dell'amico di Wigner, lo hanno raddoppiato mettendo 2 laboratori e 2 osservatori esterni e lo hanno tradotto in un rigoroso test matematico. I risultati sono stati successivamente verificati in esperimenti reali usando fotoni entangled come osservatori artificiali. Il verdetto è spietato. Se applichiamo le leggi quantistiche su scala macroscopica, 2 osservatori che guardano esattamente lo stesso evento fisico registreranno 2 fatti storici completamente diversi e contraddittori. Immagina 2 computer in cui uno registra un esito definitivo di una transazione, mentre l'altro, osservando il primo dall'esterno, registra che la transazione è ancora in uno stato di sovrapposizione. I fotoni nel laboratorio si sono comportati in modo impossibile per la nostra logica classica. Hanno dimostrato, dati alla mano, che le misurazioni fisiche non concordano tra loro. I fili della realtà si sono sbrogliati davanti ai nostri occhi. Questo è un fatto misurabile, non una speculazione filosofica. I risultati dell'esperimento ci costringono ad abbandonare una delle nostre convinzioni più profonde. Ci costringono a dichiarare la morte della verità oggettiva. Non esiste un singolo fatto in tutto l'universo che sia assoluto
e valido per tutti. Pensa a un cilindro sospeso a mezz'aria. Se lo illumini dall'alto, proietta l'ombra di un cerchio perfetto. Se lo illumini di lato, proietta l'ombra di un quadrato. Due forme incompatibili, generate dallo stesso oggetto. Ognuno vede un'ombra diversa, ma nessuno vede la totalità. La fisica moderna ci dice che l'universo intero funziona esattamente così. Le proprietà delle particelle, i risultati degli esperimenti, la storia stessa degli eventi non sono scritti nella pietra cosmica. Sono relativi. Quello che è un fatto indiscutibile per te potrebbe letteralmente non esistere per me. La realtà condivisa, il terreno comune su cui pensavamo di camminare tutti insieme, è solo un'illusione ottica. Per salvare la ragione dal caos, il fisico Carlo Rovelli ha formulato quella che chiamiamo meccanica quantistica relazionale. L'idea è tanto semplice quanto devastante. Le proprietà di qualsiasi oggetto non esistono in isolamento. Esistono solo quando quell'oggetto interagisce con un altro. Pensa al concetto di velocità. Non ha senso chiedere quanto vada veloce un treno in assoluto. Ha senso solo in relazione alla banchina o a un altro treno in corsa. Rovelli estende questo principio a tutto. La posizione, la velocità e lo stato di un atomo. Nulla di tutto questo esiste da solo. Una particella si definisce solo nel momento esatto in cui urta contro un'altra particella, o contro un rivelatore, o contro la tua retina. Prima di quel contatto, le proprietà fisiche dell'oggetto non sono determinate rispetto a quell'osservatore. La realtà è come una gigantesca rete di interazioni in cui i nodi non esistono finché non vengono tirati i fili che li collegano. Noi non viviamo in un universo fatto di oggetti solidi, ma in un universo fatto di relazioni. Tu esisti solo perché stai interagendo con il mondo attorno a te. Questa scoperta distrugge l'ultimo grande mito della scienza classica, il punto di vista di Dio. Per secoli abbiamo immaginato di poter studiare l'universo come se fossimo fuori da esso, guardandolo dall'alto attraverso una lente perfetta e imparziale. Ma non c'è nessun fuori. Non esiste una prospettiva esterna da cui l'intera rete quantistica possa essere descritta in modo definitivo. È come essere un personaggio intrappolato dentro un romanzo che cerca di leggere il libro intero per scoprire il finale. Non puoi farlo, perché la tua stessa indagine altera la trama in cui sei scritto. Ogni descrizione scientifica, ogni equazione, ogni misurazione è sempre fatta da un punto di vista specifico, interno al sistema. L'universo non ha una forma globale e oggettiva che possiamo fotografare. Ha solo la forma che assume per te, qui e ora, nel momento in cui lo interroghi. Siamo prigionieri della nostra stessa prospettiva e i muri della prigione sono fatti di pura matematica. E qui arriviamo alla conclusione più solitaria e magnifica di questa indagine. Se non ci sono fatti assoluti, ogni interazione tra due sistemi fisici qualsiasi, che siano elettroni, molecole o esseri umani, crea una realtà relativa a quei sistemi. Non esiste un centro privile. La tua realtà è una bolla unica, generata dalla tua specifica e irripetibile rete di interazioni con l'ambiente. È come camminare in una foresta buia con una torcia. Gli alberi che vedi si illuminano solo per te, mentre per chi sta lontano restano avvolti nell'oscurità delle probabilità. Abbiamo dimostrato che non c'è una verità universale da scoprire. C'è solo una danza infinita di informazioni che scambiamo con il cosmo. E questo ci porta sull'orlo del baratro finale. Se l'universo perde la sua solidità, se persino la verità oggettiva dei fatti è solo un'illusione relativa, allora cos'è davvero questa rete di connessioni? Se togliamo la materia, lo spazio, il tempo e l'oggettività, forse quello che rimane è solo puro calcolo. Se togliamo la materia, lo spazio, il tempo e l'oggettività, forse quello che rimane è solo puro calcolo. Se togliamo la materia, lo spazio, il tempo e l'oggettività, cos'è che resta? Negli ultimi anni della sua vita,
Il leggendario fisico John Archibald Wheeler, lo stesso uomo che ha dato il nome ai buchi neri, arrivò a una conclusione radicale. La riassunse in 3 parole in inglese. It from bit. Ogni cosa deriva da un bit. Immagina di ingrandire all'infinito una fotografia digitale sul tuo schermo. A prima vista vedi un volto umano continuo, sfumature di luce e ombra perfette. Ma se continui a zoomare, l'illusione si rompe. La realtà del volto svanisce e rimangono solo pixel quadrati, accesi o spenti. 1 o 0. Wheeler ipotizzò che l'intero cosmo funzionasse esattamente così. Ogni particella, ogni campo di forza, persino la trama dello spazio-tempo, non sono la vera sostanza della realtà. Sono solo l'interfaccia grafica. A livello più profondo, l'universo è fatto di risposte a domande binarie. Sì o no? Esiste o non esiste? L'informazione non è qualcosa che usiamo per descrivere l'universo. L'informazione è il materiale di cui l'universo è fisicamente costruito. Per capire quanto questa idea sia letteralmente vera, dobbiamo guardare nel luogo dove, in teoria, non dovrebbe esserci assolutamente nulla: il vuoto quantistico. Se l'universo fosse fatto di materia solida, togliendo tutti gli atomi da una scatola, otterresti il nulla assoluto. Ma la fisica quantistica ci dice che il nulla è un'impossibilità matematica. Pensa alla superficie di un oceano in una giornata senza vento. Da lontano sembra una lastra di vetro perfettamente immobile, morta. Ma se ti immergi, scopri un ecosistema frenetico di correnti, predatori e vita che ribolle sotto l'apparente quiete. Il vuoto quantistico è esattamente questo. È un oceano di energia in costante ebollizione. Particelle virtuali nascono dal nulla, rubano un frammento di energia all'universo, esistono per una frazione di miliardesimo di secondo e poi si annichiliscono a vicenda per restituire il debito. Non è un palcoscenico vuoto, in attesa degli attori. Il vuoto stesso è una tempesta di dati in continuo aggiornamento. E la cosa più inquietante è che questa tempesta reagisce a te. Negli anni 70, i fisici Stephen Furling, Paul Davies e William Unruh scoprirono un fatto matematico che sfida ogni intuizione. Si chiama effetto Unruh. Immagina di guidare un'auto in una giornata di nebbia finissima. Se stai fermo, non senti nulla, l'aria sembra pulita, ma se acceleri a 300 km all'ora, quella nebbia invisibile colpisce il parabrezza come un muro d'acqua solida. Nell'universo quantistico accade la stessa cosa, ma con l'esistenza stessa. Se ti muovi a velocità costante attraverso il vuoto, non vedi nulla. Sei circondato dal buio e dal freddo assoluto. Ma se inizi ad accelerare in modo violento, la tua prospettiva sull'informazione cambia. Quell'oceano di particelle virtuali invisibili si scontra con il tuo orizzonte di percezione. Il vuoto si riscalda. All'improvviso inizi a vedere particelle reali, calde, che ti bombardano da ogni direzione. Più acceleri, più l'universo intorno a te diventa una fornace di materia. Non hai creato nulla. Hai solo cambiato il modo in cui leggi il codice spazio-temporale. Fermati un istante a riflettere sulle implicazioni fisiche di tutto questo. Non stiamo parlando di un trucco mentale. Stiamo parlando di particelle che bruciano e fondono i sensori. Eppure, la loro esistenza dipende interamente dal tuo stato di moto. Immagina un motore grafico di un videogioco avanzato. Le montagne in lontananza non vengono calcolate dalla scheda video finché il tuo personaggio non si gira a guardarle e inizia a correre in quella direzione. L'universo sembra fare economia di calcolo nello stesso identico modo. Se io sto fermo nel vuoto e tu acceleri accanto a me, tu percepirai un bagno termico di radiazione di Unruh a temperature elevatissime, mentre io, guardando esattamente lo stesso punto di spazio, vedrò solo il buio e il freddo. Avremo entrambi ragione. È un fatto scientifico inequivocabile della teoria quantistica dei campi. L'esistenza di una particella non è una proprietà oggettiva dell'universo. Essere una cosa reale è solo un accordo relativo tra l'osservatore e il campo di informazioni che lo circonda.
Se l'esistenza della materia e l'energia del vuoto dipendono da come processiamo i dati, la conseguenza è un'ipotesi che sta affascinando fisici come Seth Lloyd, Max Tegmark e Stephen Wolfram. Forse l'universo non è come un computer. Forse è letteralmente un computer quantistico gigantesco. Pensa alle leggi della fisica non come a ingranaggi meccanici in una scatola, ma come a righe di codice di un sistema operativo. La gravità, l'elettromagnetismo, la forza nucleare forte sono gli algoritmi. Lo spazio e il tempo sono la memoria RAM su cui questi algoritmi vengono eseguiti. Ogni volta che due particelle si scontrano, non stanno semplicemente rimbalzando. Stanno eseguendo un'operazione logica. Stanno scambiando bit di informazione, calcolando il loro stato successivo secondo le regole del codice sorgente. In questa visione, l'evoluzione del cosmo dal Big Bang ad oggi non è altro che il programma più lungo e complesso mai eseguito. L'universo sta calcolando se stesso, istante per istante, per scoprire quale sarà il suo futuro. Questa idea potrebbe sembrare un'astrazione filosofica, ma ha fondamenta matematiche brutali. Se l'universo processa informazioni, deve avere una capacità di memoria massima. Proprio come il tuo smartphone non può contenere infinite fotografie prima di bloccarsi e dirti che lo spazio è esaurito, anche lo spazio-tempo ha una capienza limite. Fu il fisico Jacob Bekenstein a calcolare questo limite assoluto. Scoprì che in un dato volume di spazio puoi inserire solo un numero finito di bit. Se cerchi di comprimere troppa informazione, troppa energia o materia in una singola area, il tessuto della realtà non riesce più a sostenere il calcolo. Crolla. Il sistema va in crash. E qual è il risultato fisico di questo crash cosmico? Un buco nero. L'orizzonte degli eventi non è solo un mostro gravitazionale, è l'errore di sistema dell'universo. È il modo in cui la natura sigilla una regione di spazio che ha superato il limite massimo di dati processabili, nascondendola per sempre alla nostra vista. A questo punto è fondamentale tracciare una linea netta tra la scienza rigorosa e la cultura pop. Quando i fisici parlano di universo computazionale, non stanno dicendo che siamo dentro Matrix. C'è una differenza abissale tra confondere la mappa con il territorio e rendersi conto che il territorio stesso è fatto di matematica. L'ipotesi della simulazione, resa celebre dai film e da alcuni filosofi, immagina che ci sia un computer alieno da qualche parte in una realtà superiore che fa girare il nostro mondo come un software. Quella è pura speculazione filosofica, indimostrabile e francamente inutile per la fisica. La teoria dell'informazione quantistica dice una cosa molto diversa e molto più profonda. Non c'è alcun computer esterno. L'universo non sta girando su un server. L'universo è la computazione. Non c'è nessun programmatore supremo che ci osserva da fuori. La struttura matematica è l'unica base fondante della realtà, autosufficiente e autonoma. Siamo arrivati al livello più profondo del nostro caso. Abbiamo smontato la materia, polverizzato il tempo e ipotizzato che lo spazio possa essere un ologramma generato da connessioni, entanglement. Ora sappiamo che tutto ciò che resta è un flusso inarrestabile di informazioni, un calcolo quantistico che danza nel vuoto. Ma c'è un'ultima, colossale anomalia in questa scena del crimine. Pensa a un libro che si scrive da solo. Affinché la storia abbia un senso, serve qualcuno che la legga. Se l'universo è informazione pura, chi la sta decodificando? La risposta è il paradosso più grande di tutti. L'osservatore. Noi. Ma noi non siamo esterni al programma. Noi siamo configurazioni complesse di quel medesimo codice, nodi di dati che hanno sviluppato la capacità di voltarsi indietro e interrogare la propria stessa matrice. E questo ci porta sull'orlo del baratro finale. In un universo fatto di calcolo inevitabile e informazione predeterminata, chi sta prendendo davvero le decisioni? Riprendiamo i fili di questa indagine cosmica. Se l'universo è un flusso di informazione pura, come abbiamo visto,
Cosa ne è del tempo in cui questa informazione dovrebbe scorrere? Se il tempo non è fondamentale, allora tutto ciò che è stato e tutto ciò che sarà esiste già. È la teoria dell'universo a blocco, una conseguenza diretta della relatività generale. Immagina un gigantesco parallelepipedo di vetro. Al suo interno c'è l'intera storia del cosmo, dal Big Bang all'ultima debole scintilla di calore. Non c'è un ora assoluto. Passato, presente e futuro convivono in una scultura quadridimensionale ghiacciata. È un po' come un film su un disco ottico. Tutte le scene, dall'inizio ai titoli di coda, sono incise simultaneamente sulla plastica. È solo il laser del lettore, la nostra coscienza, che si muove lungo la traccia, illudendoci che gli eventi stiano nascendo istante per istante. Dal punto di vista della fisica della relatività, tu sei già nato e sei già polvere. Ma se il futuro è già scolpito in questo blocco di spazio-tempo, cosa ne è della nostra libertà? L'illusione della scelta diventa la trappola più crudele del nostro caso. Ci sentiamo padroni delle nostre decisioni. Immagina di camminare in un labirinto oscuro. Arrivi a un bivio e dopo aver riflettuto decidi consapevolmente di svoltare a sinistra. Ti sembra un atto di puro libero arbitrio. Ma in un universo prescritto, il sentiero a sinistra si era già illuminato nel codice della realtà frazioni di secondo, prima che tu facessi il passo. I tuoi neuroni, fatti di atomi che obbediscono a leggi fisiche deterministiche, hanno semplicemente eseguito un calcolo inevitabile. La tua sensazione di aver scelto è solo il modo in cui il tuo cervello giustifica a posteriori un'azione che l'universo aveva già programmato fin dall'inizio dei tempi. È un pensiero che fa tremare le fondamenta della nostra identità. Questa logica ci spinge verso l'abisso filosofico più oscuro della fisica quantistica, il superdeterminismo, un'ipotesi sostenuta persino da premi Nobel come Gerard de Hooft. Secondo questa visione radicale, non esistono variabili nascoste o casualità vera. Tutto, assolutamente tutto, è correlato. Anche la decisione dello scienziato di misurare lo spin di un elettrone in un certo modo era già determinata dalle condizioni iniziali del Big Bang, 14 miliardi di anni fa. Pensa a uno spettacolo di marionette. La marionetta balla sul palco, si sente viva e crede di inventare i propri passi, completamente ignara del fatto che fili invisibili collegano le sue giunture di legno direttamente alle mani del burattinaio cosmico. In questa interpretazione, noi non stiamo indagando la natura, stiamo solo recitando un copione in cui la nostra indagine era già prevista alla virgola. Tuttavia, qui dobbiamo tracciare una linea di demarcazione netta tra ciò che è scienza e ciò che è speculazione. La stragrande maggioranza dei fisici respinge il superdeterminismo. Non perché sia matematicamente impossibile, ma perché distrugge il metodo scientifico stesso. Se le nostre scelte su quali esperimenti fare sono predeterminate, non possiamo mai fidarci dei risultati. Sarebbe come cercare di imparare le regole degli scacchi giocando contro un avversario che, di nascosto, muove anche i tuoi pezzi e decide le tue strategie. Il gioco perderebbe ogni significato e ogni deduzione sarebbe falsata. Per fare scienza dobbiamo postulare di avere la libertà di scegliere come interrogare la natura. Questo è un limite epistemologico insopprimibile. La fisica funziona solo se ammettiamo che l'osservatore abbia un margine di autonomia rispetto al sistema che sta misurando. E qui la nostra indagine raggiunge l'ultima curva. Abbiamo demolito la materia, smontato il tempo, dissolto lo spazio. Abbiamo visto la verità oggettiva svanire e l'universo trasformarsi in puro calcolo. Ora arriva la domanda che cambia tutto. Se persino le nostre scelte potrebbero essere scritte da 14 miliardi di anni, chi siamo noi in tutto questo? Per secoli ci siamo immaginati come spettatori esterni, scienziati col camice bianco che osservano un universo lì fuori, separato da loro. Ma dopo questo viaggio,
quella separazione non è più sostenibile. Non puoi essere fuori da qualcosa di cui sei fatto. Il tuo cervello è composto dagli stessi atomi che ti ho appena dimostrato non essere atomi. I tuoi pensieri scorrono nello stesso tempo che ti ho appena detto non esiste. Sei intrappolato dentro la stessa rete di entanglement che genera lo spazio in cui vivi. Quando guardi una stella, non sei un osservatore esterno che guarda l'universo. Sei l'universo, in una particolare configurazione di atomi che chiamiamo te, che si volta verso un'altra configurazione di atomi e dice: ti vedo. L'osservatore e l'osservato sono lo stesso tessuto cosmico. Non stiamo studiando un universo. Stiamo aiutando l'universo a studiare se stesso. La trappola dell'osservatore si chiude qui. L'universo, attraverso miliardi di anni di evoluzione, ha aggregato atomi e molecole fino a formare strutture capaci di elaborare dati complessi. I cervelli, noi, non siamo esseri alieni precipitati in un mondo meccanico. Noi siamo l'universo che ha sviluppato un apparato sensoriale per percepire se stesso. Quando guardi il cielo stellato, non sei un umano che guarda il cosmo. Sei il cosmo che si guarda allo specchio. È esattamente come una videocamera collegata a un monitor, che viene poi puntata direttamente contro quel monitor stesso, generando un ciclo infinito di feedback visivo. L'occhio che si guarda, l'informazione che decodifica la propria matrice. La scienza che facciamo è il tentativo dell'universo di comprendere le proprie stesse regole. Noi siamo il risveglio della materia. Fermiamoci un istante a contemplare le macerie della nostra indagine. Abbiamo demolito ogni certezza. Nel primo caso, la materia solida si è dissolta in una nebbia di probabilità. Stanotte, lo spazio si è rivelato essere un ologramma proiettato dall'entanglement e il tempo un'illusione emergente che svanisce nelle equazioni fondamentali. Persino la verità oggettiva è crollata, sostituita da fatti puramente relazionali. Abbiamo letteralmente strappato via i muri, il pavimento e il soffitto della stanza in cui credevamo di vivere. Cosa rimane dunque? Rimane il vuoto, ma non un vuoto sterile, un campo di pura computazione, una rete di relazioni pure dove l'esistenza stessa è definita solo dall'interazione. La realtà solida che tocchi è morta, sostituita da una rete di dati. Ogni particella, ogni galassia, ogni pensiero non è altro che un bagliore temporaneo in questa immensa rete di calcolo quantistico. Più scaviamo nei misteri della fisica quantistica, più l'universo ci scivola tra le dita come sabbia digitale. Abbiamo cercato un fondamento solido, un mattone indistruttibile su cui poggiare la nostra esistenza, e abbiamo trovato solo un'eco matematica nel vuoto. La realtà non è certezza, è un'ipotesi. Io sono Renderium, e questa seconda indagine ci ha spinti oltre l'orizzonte degli eventi della nostra stessa percezione. Il viaggio non finisce qui. Se la materia è un fantasma e lo spazio-tempo un ologramma collaterale, la prossima volta scopriremo che la realtà stessa non è mai stata necessaria. Ma intanto voglio sapere una cosa da te. Tra le 7 rivelazioni di stanotte, quella che ti ha fatto più paura, quella in cui senti che qualcosa di te è davvero crollato, qual è? Scrivila nei commenti, la leggerò. E se questo viaggio ti ha portato dove non pensavi di poter andare, iscriviti al canale. Il terzo caso sta arrivando e nessuno ti avviserà al posto mio. Buonanotte, detective. Ci vediamo dall'altra parte.